Ciao a tutti e bentornati nel mio spazio. Oggi questo video sarà il primo di una serie in cui vi racconterò quali, secondo me, sono i libri per bambini e ragazzi che tutti dovrebbero leggere, proprio tutti, anche noi adulti. Siete curiosi di scoprire qual è il primo libro scelto? E allora dai, iniziamo! Il libro di cui vi parlo oggi si intitola L'isola dei bambini rapiti. Si tratta di un romanzo per ragazzi scritto da Frida Nilsson, un'autrice svedese, una delle più importanti e affermate di questi ultimi tempi. Frida, con la sua scrittura sciolta e schietta, è capace di farti immergere in un mondo fantastico in cui puoi incontrare strane creature, facendoti però mantenere il contatto con la realtà, il contatto con i sentimenti e dando perciò un profondo e caldo senso alla vita. Nell'Isola dei bambini rapiti, la protagonista è una piccola bambina. Siri è anche la narratrice della storia e racconta come, per salvare la sua sorellina Miki dal terribile e temutissimo Testa Bianca, un pirata dei mari ghiacciati, affronterà un viaggio pieno di peripezie. Grazie però alla sua forza d'animo e anche a un incontro fortunato con il suo amico Frederick, un marinaio dalla folta chioma rossa, riuscirà non solo a ritrovare la sua sorellina, a salvarla e a salvare anche un sacco di altri bambini. Siri e Miki, le due sorelline, abitano su una sperduta isola dei mari ghiacciati del nord Europa e vivono con il loro padre pescatore. La loro madre è morta dando alla luce la sorellina più piccola, Miki. La povertà segna le giornate di queste bambine, che per poter riuscire a mettere qualcosa sotto i denti aiutano il loro padre pescatore andando a raccogliere delle bacche su un'isola vicina. Ed è proprio in una di queste giornate che la piccola Miki viene rapita dal temutissimo Corvo delle Nevi, una nave che solca i mari del nord ed è la nave del pirata Testa Bianca. Un pirata cattivissimo che ruba i bambini dalla loro vita e alle loro famiglie per poterli sfruttare in una miniera. Questo pirata è convinto di poter ricavare dal carbone il diamante e quindi costringe questi bambini a cercare il pezzo giusto, così lo definisce lui, quello che secondo lui ha delle determinate caratteristiche di durezza e di grandezza che servono per riprodurre le condizioni ottimali a far nascere un diamante. I bambini che vengono portati in questa miniera però vengono sottoposti a sforzi troppo grandi per loro e alcuni si ammalano, molti muoiono. Ecco perché tutti temono il Corvo delle Nevi. Siri è disposta a tutto pur di andare a riprendersi la sua sorellina. Con uno stratagemma parte all'insaputa del padre e inizia la sua affannosa ricerca dell'isola di Testa Bianca. Vi capita mai di immaginare la lettura che state leggendo come un film? A me capita spesso. Ecco, in questo libro però vorrei sottolineare i colori. Frida è molto brava, descrive una scenografia particolare, dettagliata, di cui puoi vedere ogni piccolo dettaglio, senza essere però particolarmente pesante. Riesce molto bene in queste sue descrizioni, forse grazie anche al suo passato di insegnante di teatro per bambini. In questo caso, come dicevo, oltre alle scene, mi sono immaginata dei colori. 3 infatti secondo me sono i colori che richiamano questa storia. Il bianco, di ghiacciai, della neve, del freddo e anche del colore dei lupi bianchi, una storia di un capitolo di questo libro. Il nero della miniera, del carbone, ma anche del buio, della paura. Il rosso dei capelli dell'amico di Siri, Frederick, che lo aiuterà a scovare e a sconfiggere questo terribile pirata. Questo colore, il rosso, sarà tra l'altro un elemento importante a un certo punto della storia che ci porterà verso la risoluzione con un finale a sorpresa. L'ultimo colore è quello che appare in copertina, l'azzurro, simbolo di lealtà, di pacatezza e di luminosità. Fino a un certo punto della lettura non avevo compreso perché avessero scelto questo colore, proprio questo colore per la copertina. Poi, con l'andare avanti della storia, ho compreso, ho capito e credo che sia proprio un bellissimo colore da scegliere, simbolo di libertà e di speranza. E questa sensazione di libertà e di speranza si vede proprio nelle ultime pagine del libro. Questo romanzo è ambientato in un mondo fantastico, in cui non mancano sirene e strane specie animali, ma che richiama chiaramente i fiordi norvegesi, con il freddo e il gelo glaciale,
che probabilmente l'autrice Frida conosce molto bene. La cittadina, l'isola su cui vivono le due sorelline, da cui ha inizio tutto il viaggio e la storia, si chiama Blavik, mentre la città vicina all'isola di Testa Bianca si chiama Seglen. Ho fatto una ricerca per capire se fossero dei luoghi che esistono realmente, ma non ho trovato nessun riferimento geografico. Blavik mi risulta essere soltanto una lampada Ikea. Feltrinelli Kids è l'editore di questo romanzo e lo indica per bambini di 9 anni. Ovviamente dipende dal bambino, come sempre. Ci sono bambini per cui risulterà un pochino anche troppo difficile, per altri invece potrà essere una lettura piacevole e scorrevole. Il linguaggio utilizzato è semplice ed onesto, ma comunque non è troppo infantile, ed è proprio per questo motivo che lo ritengo un bellissimo libro che può essere letto anche da noi adulti. Ogni capitolo è avvincente, ti tiene incollato alle pagine e non vedi l'ora di sapere che cosa succederà nel capitolo successivo. Non c'è una parte del libro che mi è piaciuta più di altre. C'è però una frase che mi ha emozionato in particolare, o meglio, due parole, due singole semplici parole che dette così forse non vogliono dire niente, ma dopo aver letto tutto il libro farà cadere una lacrimuccia anche a voi. Sono le ultime due parole dell'ultimo capitolo del libro. Non ve le dirò per non smorzare anche a voi quell'emozione che sicuramente proverete. Sono sicura che saranno le prime due parole che andrete a leggere appena avrete tra le mani questo libro. A questo punto non mi resta che salutarvi e dirvi che, cari bambini e cari adulti, se volete leggere un libro avvincente ed emozionante, e nello stesso tempo ricco di amore familiare, di amicizia, vi consiglio L'isola dei bambini rapiti di Frida Nilsson, edito da Feltrinelli Kids. Sono sicura che riuscirete ad emozionarvi come mi sono emozionata io, a sorridere insieme a Siri, a Miki e a Frederick. Per oggi è tutto, ricordatevi di andare a fare un giro sul canale e di non perdere i prossimi video. Ciao, alla prossima!